5 buoni motivi per inserire lo yoga come attività complementare per la corsa. Lo so cosa state pensando, già non ho molto tempo per correre, figurati se vado a inserire anche un'altra attività. È già difficile inserire una cosa che predico spesso, cioè l'allenamento delle forze, degli arti inferiori e del core. Il problema è che allenare la forza, che è fondamentale, non è sufficiente se non abbiamo un fisico abbastanza flessibile e mobile, perché è come utilizzare una forza frenata. In più, inserire un'attività come lo yoga ci può aiutare a fare un check della nostra salute, cioè se non riusciamo a fare ad alcune posizioni, ad esempio di allungamento con la catena cinetica posteriore, ad esempio la posizione del cane a testa in giù, che ci permette proprio di allungare bene la schiena, ma anche gli ischiocurali, i polpacci, fare proprio un bel allungamento. Provatela 20-25 secondi, quando vi tirate su lentamente, appoggiando le ginocchia e ritornando su, sentirete una vera sensazione di benessere. Inserire questo tipo di attività anche solo una volta a settimana ci può aiutare a migliorare come runner e soprattutto a prevenire gli infortuni. Ma vediamo i 5 motivi nel dettaglio per cui inserire lo yoga nella corsa può essere un'ottima soluzione. Come dicevamo, lo yoga è noto per la sua capacità di migliorare la flessibilità e la mobilità. La corsa è un'attività dove l'accorciamento muscolare è facile che avvenga e anche l'irrigidimento di situazioni come il bacino, come le gambe, la fascia lata, che è, per capirci, la parte dell'esterno della coscia, che è soggetta facilmente ad accorciamenti e irrigidimenti che portano a scompensare il livello del ginocchio e ad esempio un infortunio molto frequente nei runner, che è quello della bandelletta iliotibiale. Lo yoga in questo ci può aiutare, non solo lo yoga, anche l'utilizzo del foam roller, però ci può aiutare a prevenire questa situazione, proprio perché curando regolarmente la mobilità e la flessibilità, l'elasticità dei muscoli e dei tendini, possiamo evitare di trovarci in situazioni di disequilibrio e di, passatemi il termine, imballo muscolare, che possono portare a infortuni e comunque a ridurre anche le prestazioni. Molte posizioni dello yoga lavorano sulla forza muscolare in maniera isometrica e del core. Ci sono posizioni che sembrano facili vederle, ma a farle poi sentirete come lavorano gli addominali, come lavora la schiena, come lavorano gli ischiocurali, come lavorano i glutei. Quindi potremo anche inserirla in alternativa delle sedute di forza e di core. Un potenziamento che anche in questo caso ci aiuta soprattutto a prevenire gli infortuni. Fondamentale nell'utilizzo della pratica dello yoga che cos'è? Intanto miglioriamo il respiro. In tutte le posizioni è fondamentale concentrarsi su una respirazione diaframmatica, che si impara poi facendolo, tante respirazioni profonde e anche la regolarizzazione, cioè questa cosa ci porta a concentrarci tanto su di noi. E nella concentrarsi su di noi aumenta anche la consapevolezza del nostro corpo, lo riconosciamo meglio, ci rendiamo conto se abbiamo qualche situazione non perfetta. Ad esempio, vado a fare, dicevo prima, una posizione cane a testa in giù, ma altre posizioni, ci rendiamo conto se ad esempio ho gli ischiocurali che sono più contratti a destra o a sinistra, gli adduttori, la schiena stessa, cioè il cercare di raggiungere certe posizioni non proprio semplici a volte o non proprio confortevoli, ma che danno grosso benessere, ci fa rendere conto, ma c'ho una situazione nel mio corpo un po' più contratta di un'altra. E ricordiamoci che tante volte, ad esempio, l'infortunio in un distretto muscolare ha la causa in un'altra zona del corpo. Un approccio olistico e globale nella prevenzione degli infortuni, ad esempio cosa che fanno anche i fisioterapisti, massofisioterapisti, osteopati, non è quello solo di lavorare il muscolo che ti fa male o che crea tensione, ma andare a capire la causa. Lo yoga è un modo anche di fare un check-up regolare, non quotidiano. Poi dopo, se riuscite a fare una pratica di 15-20 minuti tutte le mattine o quando avete tempo, insomma, sarebbe una gran cosa, ma non dico così tanto, per dire attenzione, punto d'allarme. Quindi mentre faccio prevenzione, cerco di migliorare, faccio anche un check-up.
Inoltre lo yoga riduce assolutamente lo stress per tutte le cose che abbiamo detto fino adesso, vi dà la possibilità di concentrarvi su voi stessi, sul respiro, sono posizioni che vi fanno abbandonare un po', ma nel concentrarsi su voi stessi, quindi è assolutamente utile in questo senso. Riducendo lo stress migliora anche la qualità del sonno e in più è sicuramente sostitutivo di lo stretching statico classico. E questo che cosa fa? Favorisce un miglior recupero e anche riduce un po' i tempi di recupero. Quindi un miglior recupero, che cosa vuol dire? Vuol dire anche un allenamento e dei risultati migliori e anche la possibilità magari di aumentare un pochino i carichi, ovviamente sempre con progressività e gradualità. L'ultimo punto è una sintesi di tutto quello che abbiamo detto. Lo yoga ci aiuta a ritrovare e preservare l'equilibrio psichico e fisico, che sono due cose, se mi seguite da un po', che vanno assolutamente a pari passo, anzi sono la stessa cosa, non c'è un momento in cui finisce la mente e inizia il corpo. Ne ho parlato tanto nel mio libro L'equilibrio della corsa, quindi è fondamentale ritrovare e conservare un equilibrio psicofisico. Lo yoga in questo senso ci aiuta. Ma se vogliamo poi dopo approfondire come la mobilità e perché la mobilità e la flessibilità siano fondamentali per chi corre, potete vedere questo video qua che vi lascio qui, cliccate, ve lo vedete tutto fino alla fine. Buone corse e buona flessibilità a tutti!